Anno 2350. Nella fabbrica Zero Gravity Alpha, orbitante intorno a Titano, uomini e robot lavorano fianco a fianco. Non c'è competizione, ma collaborazione. I robot eseguono compiti ripetitivi e pericolosi, mentre gli umani supervisionano, progettano e immaginano nuovi prodotti. Questo equilibrio è il risultato di secoli di adattamento e innovazione. Le macchine sono instancabili, ma è la creatività umana a guidarle. Ogni parte del processo produttivo riflette anni di collaborazione tra ingegneri, tecnologi e filosofi che hanno affrontato il delicato equilibrio tra efficienza e dignità umana. Oltre a Martha Nussbaum e Yuval Noah Harari, anche studiosi come Amartya Sen, con le sue teorie sullo sviluppo umano, e Jaron Lanier, noto per le riflessioni sull'etica della tecnologia, hanno contribuito a modellare il dialogo attorno all'integrazione tra automazione e umanità. Per esempio, filosofi del XXI secolo come Martha Nussbaum e Yuval Noah Harari hanno contribuito con riflessioni sull'importanza dell'etica nella progettazione tecnologica, mentre movimenti sociali hanno influenzato la creazione di standard lavorativi equi. Questo sistema non è nato per caso, è stato il frutto di un percorso travagliato, fatto di tentativi, errori e momenti di rivoluzione sociale e tecnologica, come l'introduzione di diritti dei lavoratori tecnologici e una crescente attenzione all'impatto ambientale. Tuttavia, non è stato sempre così. Nel XXI e XXII secolo, l'introduzione della robotica automatizzata suscitò entusiasmo, ma anche paura. Oggi raccontiamo la storia di come l'umanità abbia trovato il suo posto accanto alle macchine, trasformando un conflitto potenziale in una collaborazione proficua. Anno 2060. Le fabbriche del XXI secolo iniziarono a introdurre macchinari completamente automatizzati, linee produttive robotizzate, capaci di lavorare 24 ore su 24 senza errori, divennero il modello da seguire. Nel 2060 i robot industriali rappresentavano il 60% della forza lavoro nelle fabbriche di punta, riferiscono i documenti storici. Questa automazione portò vantaggi straordinari: produzione più veloce e precisa, costi ridotti e minori sprechi, maggiore sicurezza per i lavoratori, che non dovevano più svolgere mansioni pericolose. I vantaggi tecnologici furono immediati, ma le conseguenze sociali iniziarono a manifestarsi rapidamente. La velocità con cui le macchine sostituivano i lavoratori umani lasciò milioni di persone senza occupazione e con poche prospettive di riconversione professionale. Tuttavia, alcune comunità seppero affrontare questa transizione con successo. Ad esempio, la città di Sheffield, nel Regno Unito, tradizionalmente nota per l'industria dell'acciaio, si trasformò in un hub tecnologico grazie a investimenti in centri di formazione avanzata e alla collaborazione con università locali. Questo modello di riconversione divenne un esempio per altre città industriali in difficoltà, mostrando che con una visione strategica era possibile prosperare anche in un'era di automazione. Al contrario, città come Detroit, che facevano affidamento su un'unica industria, affrontarono sfide enormi. La mancanza di diversificazione e il ritardo nell'adozione di nuove tecnologie portarono a un declino economico prolungato, dimostrando quanto fosse cruciale una risposta tempestiva e strategica ai cambiamenti tecnologici. Con l'automazione arrivarono proteste globali. I lavoratori si ribellarono contro la crescente sostituzione umana, accusando le aziende di sacrificare le persone per il profitto. Una testimonianza dell'epoca. Mi hanno detto che il robot è più economico di me, ma io non sono una macchina, sono un padre, un marito, un uomo che ha bisogno di dignità. Le manifestazioni si moltiplicarono in tutto il mondo, dando vita a movimenti che chiedevano giustizia sociale e protezione per i lavoratori. Tra questi spicca il movimento dei nuovi lavoratori, nato a Detroit nel 2070, che organizzò un famoso sciopero generale, paralizzando per settimane l'industria automobilistica. Il movimento chiedeva l'introduzione di una carta dei lavoratori tecnologici,
che includeva garanzie per la riqualificazione professionale, un salario minimo garantito per i dipendenti sostituiti dall'automazione e un piano di partecipazione alle decisioni strategiche delle aziende riguardo all'uso della robotica. Grazie a questa protesta vennero introdotti programmi di riqualificazione professionale e una maggiore regolamentazione sull'utilizzo della robotica nelle fabbriche. Alcuni paesi risposero implementando programmi di reddito universale di base, mentre altri investirono in programmi di riqualificazione professionale per adattare i lavoratori alle nuove esigenze del mercato tecnologico. I governi furono costretti a intervenire, imponendo regolamentazioni che bilanciassero l'uso della robotica con la necessità di preservare posti di lavoro. Tuttavia, il conflitto tra innovazione e tradizione rimase acceso per decenni. Anno 2100. Il punto di svolta fu l'introduzione dei cobot robot collaborativi, progettati per lavorare fianco a fianco con gli esseri umani. A differenza delle macchine totalmente autonome, i cobot erano programmati per adattarsi ai movimenti umani, essere sicuri, evitando collisioni, apprendere dalle interazioni, migliorando nel tempo. Questi robot furono accolti come un compromesso tra efficienza e inclusione. Le aziende iniziarono a pubblicizzare fabbriche dove uomini e cobot lavoravano insieme, sottolineando come questa collaborazione potesse migliorare sia la produttività sia la qualità della vita dei lavoratori. I cobot furono il ponte tra uomini e macchine. Non rubarono lavoro, ma liberarono le persone da compiti noiosi, consentendo loro di concentrarsi sulla creatività e sull'innovazione. Questo approccio non fu privo di ostacoli. Ci volle tempo per sviluppare la fiducia necessaria tra umani e robot, e molti lavoratori inizialmente diffidenti finirono per diventare i più grandi sostenitori dei cobot. Un esempio significativo fu quello di Marco, un operaio tessile italiano che inizialmente si oppose con forza all'introduzione dei cobot nella sua fabbrica. Pensavo che mi avrebbero reso inutile, raccontava anni dopo. Tuttavia, dopo aver lavorato con uno di questi robot, scoprì che il cobot gli consentiva di concentrarsi su attività più creative, come progettare nuovi modelli. Ora non riesco a immaginare il mio lavoro senza di loro. Sono diventati i miei alleati più preziosi. Anno 2200. Col tempo, le fabbriche trovarono un equilibrio tra automazione e lavoro umano. Le persone acquisirono nuove competenze, imparando a programmare e gestire i robot. Un esempio emblematico fu la Fabbrica Verde di Berlino, che introdusse squadre miste di umani e cobot per progettare prodotti personalizzati, programmi di formazione per trasformare operai in tecnici esperti di robotica e spazi collaborativi in cui l'intelligenza umana e artificiale lavoravano insieme. La Fabbrica Verde divenne un modello di riferimento per il mondo intero. Qui le barriere tra uomo e macchina si dissolsero. I cobot non erano più visti come semplici strumenti, ma come partner indispensabili. Un esempio significativo fu il progetto Linea Zero Sprechi, dove ogni residuo della produzione veniva trasformato in una nuova risorsa, grazie a un innovativo sistema di riciclo integrato. Questo sistema utilizzava sensori avanzati per identificare e separare automaticamente i materiali di scarto, che venivano poi trasportati attraverso nastri robotizzati a moduli specializzati per il trattamento. Una rete di intelligenza artificiale ottimizzava il processo, garantendo che nessun materiale venisse sprecato e coordinando l'intero flusso produttivo in tempo reale. Questo approccio permise di ridurre gli sprechi del 95% e di ottimizzare l'efficienza energetica del 30%. Questo nuovo paradigma produttivo trasformò le fabbriche in luoghi di innovazione e crescita personale, oltre che industriale. Oggi, nel 2350, la collaborazione uomo-macchina è la norma. Nelle fabbriche del XXIV secolo, i robot svolgono il 90% del lavoro manuale, ma sono controllati da esseri umani. Le decisioni creative e strategiche rimangono nelle mani delle persone. I robot sono considerati partner, non strumenti. I progressi tecnologici hanno reso i robot sempre più sofisticati, ma anche incredibilmente accessibili.
Ogni fabbrica è un esempio di sinergia perfetta, in cui il potenziale umano e quello meccanico si fondono per creare prodotti, idee e soluzioni che un tempo sembravano impossibili. Per esempio, una fabbrica di intelligenza artificiale collaborativa in Giappone ha sviluppato un dispositivo medico personalizzato in grado di monitorare e regolare automaticamente le funzioni vitali dei pazienti, unendo l'innovazione tecnologica dei cobot alla creatività dei ricercatori umani. Guardando indietro, possiamo vedere come la paura della robotica sia stata superata dalla saggezza dell'adattamento. Uomini e robot non sono avversari, sono alleati. Le fabbriche intelligenti di oggi non sono solo luoghi di produzione, sono ecosistemi dove la tecnologia amplifica il potenziale umano. Ma tutto è iniziato con il coraggio di abbracciare il cambiamento. Il futuro non appartiene né agli uomini né alle macchine, appartiene alla collaborazione tra i due. Questo percorso, fatto di sacrifici e innovazioni, ha dimostrato che l'equilibrio è possibile. Oggi guardiamo a un futuro in cui ogni progresso tecnologico è un'opportunità per migliorare la vita delle persone e costruire un mondo più equo. La prossima settimana parleremo di un tema cruciale: sostenibilità ed economia circolare. Non perdete l'episodio 4, la transizione sostenibile.